Buongiorno a tutti amici, oggi spaghetti rapidissimi, filetti di acciuga fresco, guardate un po', spettacolari, con un po' di battuto di aglio, prezzemolo, olio e peperoncino che ho lasciato marinare per qualche ora, in modo così che il peperoncino dia il piccantino alla base. Poi una puntina di concentrato di pomodoro e faccio saltare la pasta in padella. Veramente un piatto da 5 minuti. Quindi vi consiglio di seguire la ricetta, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e poi ci vediamo dopo per l'assaggio. Intanto io continuo la pulizia delle mie acciughe. Ecco qua, guardate che filettone, guardate che bello, spettacolo. Per la pulizia, come vedete, tolgo la testa all'interiore, poi prendo la punta della spina centrale e tiro. E così ottengo il filettone. Di nuovo, stacco la testa, all'interiore mi aiuto col dito, poi tiro la parte superiore della spina, vedete? Ecco qua, il filettone è perfetto. Una volta preparati tutti i filetti delle acciughe, le sciacquo con sale e acqua, quindi faccio una piccola salamoia. Non preoccupatevi, il sale abbondate tranquillamente perché poi anche nel sughetto rimarranno saporite, quindi non ci sarà bisogno di aggiungere sale. Ecco qua, una bella sciacquata in acqua e sale, così leviamo tutto, le impurità, l'amarognolo, il sangue in eccesso, eccetera. Intanto nel mentre l'acqua bolliva, quindi ho buttato la pasta e la porto più o meno a 3/4 di cottura, ovviamente salando un po' l'acqua. E in una padella abbastanza capiente metto il battuto che ho preparato col peperoncino. Aglio tagliato grosso, prezzemolo tritato, un peperoncino, olio e lasciato marinare qualche ora affinché, come ho detto, l'olio assuma il piccantino del peperone e poi una puntina di concentrato di pomodoro. Faccio rosolare appena entrare tutto in temperatura, dopodiché una volta tolto il peperoncino in eccesso butto i filetti di asciuga. Voglio sottolineare che se il prezzemolo non rimane nell'olio per molto tempo, non diventa né amaro né si brucia, quindi per un po' può stare, per cui le dicerie che il prezzemolo non può essere passato in olio e quindi insaporito non esistono. Adesso metto un po' di vino bianco, faccio saltare un po' col vino, sfumo un attimo e poi ci siamo. Ora mi aiuto con 2 mescoli di acqua di cottura per allungare il sughetto perché la pasta la finisco di cuocere in padella. Ecco qua. Una volta che ha ripreso bene il bollore del fondo, butto gli spaghetti che sono molto al dente e quindi finisco la loro cottura in padella. Una cosa che faccio sempre quando faccio gli spaghetti è quella di aggiungere un po' di olio che, mischiandosi con l'acqua, tende ad emulsionare e quindi a formare quella densità o famosa cremina che a tutti piace. Ecco qua, olio crudo e poi una bella rimestata in modo così da creare l'emulsione. E ci siamo. Praticamente la pasta è pronta. Un'ultima saltata e poi impiattiamo. Ecco qua, ci siamo, facciamo il piattino, qualche acciughina. Assaggiamo. È bollente. Profumo eccezionale come al solito. Piccante al punto giusto. Con l'acciughina. Cosa vi devo dire? È ora di pranzo. Buon appetito. Gusta è stravanara. Spettacolo.
Troppo buono. Bene, la pasta è ottima, il vino è ok, vi auguro un buon pranzo e una buona giornata. A sa salute.